Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice e oggi affronteremo insieme come argomento i numeri e le date in italiano. Ho deciso di dedicare l'intero mese di gennaio ad un ritorno alle origini nello studio della lingua italiana. Che cosa vuol dire? In pratica voglio dedicare tutta una serie di video che trattino di argomenti back to the basics. In pratica voglio riprendere alcune basi fondamentali di conversazione in italiano che possono sicuramente tornare utili a coloro che stanno iniziando adesso a studiare la lingua, ma possono essere anche un buon modo di ripassare le basi per chi già l'ha studiata o la sta studiando da più tempo. Se mi seguite già su Instagram e se non lo fate andate subito a farlo, il mio account si chiama Italiano in Tasca, avrete sicuramente visto che giorno dopo giorno sto pubblicando contenuti proprio inerenti a questo argomento, quindi espressioni basiche di vocabolario o contenuti basici di grammatica che vi aiuteranno sicuramente a iniziare o migliorare la vostra capacità di conversazione. Oggi perciò studieremo insieme i numeri in italiano e le date. I numeri cardinali in italiano sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dopodiché la decina seguente è 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dal 20 in poi i numeri vengono pronunciati in maniera uguale per tutte le decine seguenti. Vediamolo nel dettaglio. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e così via. Se avete fatto bene attenzione, 20 più 1 non si pronuncia 21, ma si perde la I e diventa 21, mentre la I si mantiene in tutti gli altri numeri, quindi 22, 23 e così via. Questo succede per tutte le altre decine, succede con il 30, quindi 31, non 31, e 32, 33, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo 40, 41, 42, 43, eccetera, 50, 51, 52, 53, eccetera, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93 e infine 100. Dopo il 100 i numeri verranno semplicemente pronunciati 101, 102, 103 e così via fino al centinaio successivo, che si pronuncia 200. Poi c'è il 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e infine 1000. Le migliaia si pronunciano 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, in pratica seguiamo il numero dalla parola mila. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 e così via all'infinito. Abbiamo poi 100.000, 1.000.000 e 1 miliardo. In italiano, quando si usano i numeri cardinali? Andiamolo a vedere subito. I cardinali si usano per indicare una quantità. Per esempio, 4 libri, 5 sedie. Si usano per comunicare i numeri di telefono, per esempio 230 3486 124.
si usano per comunicare i pesi e le misure, per esempio 1 chilo, 2 grammi, 3 etti e così via. Si usano per indicare la statura, cioè quanto una persona è alta. Per esempio, Paolo è alto 1,70 m. Si usano anche per misurare quanto è grande una stanza. Per esempio, la stanza è 7 metri per 4 metri, quindi lunga 7 metri, larga 4 metri. Si usano per indicare la temperatura, per esempio 20 gradi, 5 gradi sotto zero, 3 gradi sopra zero, 0 gradi. Ed infine si utilizzano per comunicare l'ora e le date. Studieremo insieme l'ora in italiano in uno dei prossimi video, perciò iscrivetevi al canale, attivate la campanellina di allarme e rimanete connessi perché a breve ne parleremo sicuramente. Oggi voglio invece approfondire il tema delle date. Diversamente da altri paesi nel mondo, in italiano le date sono scritte in questo modo. Come primo abbiamo la data del giorno, poi il mese e infine l'anno. Per esempio, 20 marzo 1990 oppure 2 settembre 2020. I numeri nelle date si pronunciano sempre come numeri cardinali. L'unica eccezione è con il numero 1, cioè il primo giorno di ogni mese non si pronuncia mai l'1 settembre, ma si dice il 1 settembre. Lo stesso vale ovviamente per tutti gli altri mesi, il 1 gennaio, il 1 febbraio e così via. Alla domanda quando sei nata o quando sei nato si risponde sono nata o sono nato il 3 aprile 1990. Oppure se si è nati il primo giorno del mese si dirà sono nata il 1 giugno 1990, per esempio. Andiamo adesso a vedere i numeri ordinali. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo. Dopodiché abbiamo ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo e così via. In pratica aggiungiamo la desinenza esimo al numero, finché non arriviamo poi a 30 perché è trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo, sessantesimo, settantesimo, ottantesimo, novantesimo, centesimo, duecentesimo, trecentesimo e così via. 1000 diventa millesimo. Quando si usano i numeri ordinali in italiano? Gli ordinali si usano per indicare l'ordine numerico delle cose. Per esempio, la 15ª volta, la sesta strada. Si usano anche per indicare la serie degli anni, dei giorni e delle ore. Per esempio, il terzo anno, il secondo giorno, la quarta ora. È importante tenere a mente che gli numeri ordinali possono cambiare dal maschile al femminile, dal plurale al singolare. Quindi, prendendo un numero ordinale come esempio, il numero dodicesimo può anche essere dodicesima al femminile, dodicesimi al maschile plurale, dodicesime al femminile plurale. Infine, come ultimissimo argomento del video di oggi, andiamo a vedere come si dicono in italiano le espressioni matematiche. Le espressioni matematiche sono l'addizione e il simbolo si pronuncia più. Per esempio, 5 più 6 uguale 11. Il risultato 11 è la somma. Abbiamo poi la sottrazione e il simbolo si pronuncia meno. Per esempio 9 meno 5 uguale 4. Il risultato 4 si chiama differenza. Poi abbiamo la moltiplicazione e il simbolo si pronuncia per. Per esempio 6 per 6, 36. Esistono anche delle altre espressioni da ricordare e sono raddoppiare, triplicare,
quadruplicare, quintuplicare, moltiplicare per 10 e centuplicare. Ricordiamoci anche che esistono il doppio, il triplo, il quadruplo, il quintuplo e così via. Infine, la quarta espressione matematica è la divisione. Il simbolo si chiama diviso. Per esempio 50 diviso 10 uguale 5. Infine ci sono anche le frazioni. Andiamole a vedere bene. Un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, 2 quinti, 3 sesti e così via. Nelle frazioni il numero che sta sopra si pronuncia come numero cardinale e quello che sta sotto come numero ordinale. Bene, io spero che questo video vi sia tornato utile. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché questo mese affronteremo molti altri argomenti di questo tipo e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!